Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come da una pianta di ciclamino, che apparentemente sembrerebbe morta, si possono ottenere delle giovani piantine, da un minimo di 2 a un massimo di 6, che faranno delle foglie e dei fiori bellissimi, utilizzando una tecnica che è davvero insolita e bizzarra, ma vi assicuro efficace, ovvero quello dell'utilizzo della supercolla. Date un'occhiata al video perché sono certo che una volta che capirete come si utilizza questa, se ci riproverete, sarete davvero contenti dei risultati che otterrete. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi una pianta che abbia terminato il suo ciclo vitale, quindi che abbia iniziato a perdere foglie e fiori, o addirittura che li abbia già persi, e da lì estrarne il bulbo. Ed una volta trovata, semplicemente tirare fuori il pane radicale dal vaso. Dopodiché togliete tutta la terra intorno alla pianta. Non vi preoccupate di rompere foglioline o radici perché tanto poi le dovrete tagliare. Ed una volta tirato fuori dal pane radicale, questo sarà ciò che si è ottenuto. Adesso andrà preparato, quindi andrà pulito e andranno tagliate tutte le parti che ci sono oltre al bulbo, quindi tutte le radici e tutte le foglie. Non vi preoccupate, anche se sembra una cosa insomma abbastanza dura per il bulbo, non gli farete assolutamente male. E alla fine della pulizia, questo sarà ciò che avrete ottenuto. Adesso non resterà altro che lavarlo, quindi semplicemente prendere una bacinella con dell'acqua e sciacquare in modo che tutta la terra attaccata al bulbo se ne vada. Terra e impurità. Tolte radici, foglie e fiori, e dopo averlo lavato, questo è ciò che si è ottenuto. Quindi procurarsi un coltello che abbia una lama ben affilata e mi raccomando prima di utilizzarla sterilizzatela con un po' d'alcol o anche semplicemente con dell'acqua ossigenata. Dopodiché dividere il bulbo perfettamente a metà. Quindi semplicemente tagliare. Alla fine dell'operazione, questo è ciò che si è ottenuto, 2 parti perfettamente uguali, che dovranno essere messe a dimora nel terreno, però prima di farlo occorrerà che la parte viva, quella che insomma si è creata col taglio e che toccandola è bagnata, si asciughi perfettamente e che si crei una pellicola protettiva che impedisca che dal terreno il bulbo venga attaccato da funghi, muffe o batteri. Perché si crei questa pellicola basterà lasciare semplicemente questo all'aria per circa 2 giorni. O in alternativa, se si vuole, c'è un piccolo trucco che abbatterà notevolmente i tempi al fine di poterlo interrare. Il trucco per abbattere i tempi di cicatrizzazione di questa parte viva, anche se so che sembrerà assurdo, è quello di utilizzare della supercolla, quindi semplicemente aprirla ed andare a cospargere tutta la parte che in pratica è viva, in modo da creare la pellicola che si creerebbe naturalmente nel giro di qualche giorno. La funzione reale della supercolla sarà quella di cauterizzare letteralmente la parte viva dove è avvenuto il taglio. Quando la colla sarà completamente asciutta si cristallizzerà e a quel punto si potrà procedere con le operazioni successive perché la pellicola si sarà formata. Questa, oltre ad essere una protezione da funghi, muffe e batteri, sarà anche una vera e propria seconda pelle che impedirà al bulbo di perdere liquidi, quindi in pratica lui nemmeno si renderà conto di essere stato tagliato. Nell'ipotesi che voi la supercolla non la vogliate utilizzare c'è un altro trucco, ovvero quello di aiutare la cicatrizzazione del taglio utilizzando della cannella in polvere, semplicissima cannella da cucina. Prendere un pennello e con questo cospargere tutta la parte dove c'è il taglio vivo. La cannella farà da cicatrizzante e da antibatterico. Mettetene un po' e semplicemente poi lasciate aspettare i famosi 2 giorni in modo che si crei la pellicola protettiva. Ecco qua. A questo punto procurarsi un vaso che abbia un diametro di circa 10 cm e riempirlo con del terreno di buona qualità che sia soffice e drenante, dopodiché andare a fare un foro nel centro. Quando farete il foro, per capirne la profondità, basterà guardare il bulbo. Considerate che una volta interrato questo dovrà essere coperto per circa 1 centimetro dal terreno, quindi se il bulbo è alto 3 cm, il foro all'interno del vaso dovrà essere di 4 e semplicemente inserirlo. Quando inserirete il bulbo all'interno, però mi raccomando, non invertite la parte superiore con quella inferiore, quindi la parte dove nascevano prima le radici dovrà andare verso il basso e l'altra verso l'alto. Mi raccomando però non le invertite perché se lo farete ci sarà il pericolo che poi il bulbo muoia, quindi semplicemente andare ad inserirla in questo modo, così, dopodiché coprire col terreno e
bagnare il tutto molto abbondantemente. Terminato di bagnare, posizionare queste in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti, perché considerate che in natura queste piante vivono nei sottoboschi, quindi lì i raggi non arrivano di sicuro, e bagnare tutte le volte che il terreno tenderà ad asciugarsi. Nell'ipotesi che il vostro bulbo sia maggiore di 5 cm, anziché dividerlo soltanto in due, lo si potrà dividere in 4 o addirittura in 6 porzioni. L'importante è che in ognuna di esse poi ci sia un pezzettino di questo occhiello, perché è proprio da qui che nasceranno fiori e foglie. Trascorse all'incirca 2 settimane, riprendendo il tutto, si può notare che 2 piccole foglioline sono nate, e questo è davvero un ottimo segno, perché significa che all'interno del terreno il bulbo sia in ottime condizioni e che quindi non sia marcito. E dopo soltanto 5 giorni, guardate quanto le foglioline siano cresciute. Adesso saranno alte più o meno 3 cm. Col passare dei giorni la piantina cresce sempre di più. All'inizio avrà una crescita davvero molto lenta, però appena le prime foglioline si saranno completamente sviluppate, quelle che nasceranno dopo poi cresceranno in maniera assolutamente veloce, quasi in modo esponenziale. Trascorsi 50 giorni, così è come appare la pianta, almeno ciò che si vede fuori dal filo del terreno. Adesso proverò a mostrarvi come si stia sviluppando all'interno del pane radicale. Questa è un'operazione che voi non dovrete fare, io lo faccio solo e unicamente per mostrarvi come il bulbo effettivamente si stia sviluppando, però ripeto, voi non lo dovete fare. Quindi, semplicemente tiriamolo fuori e guardate un po', così è come appare. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia il bulbo nel punto di taglio, quindi guardate la colla come effettivamente abbia lavorato bene, non c'è neanche una minima presenza di marciume o di muffe, e andando a guardare all'apice la piantina sta crescendo davvero in una maniera perfetta, quindi direi che questa è la riprova che la colla il suo lavoro l'ha fatto in modo perfetto. Rimesso il bulbo in terra e trascorsi soltanto 10 giorni, la pianta sta crescendo davvero molto velocemente. Quella trattata con l'Attack, questa, sta crescendo molto più velocemente rispetto a quella trattata soltanto con la cannella, proprio perché lei non ha dovuto sprecare né tempo né energie per creare la pellicola al fine di cicatrizzare la parte viva. Trascorsi all'incirca 8 mesi, la pianta si è completamente rigenerata. Ed in più, andando a guardare alla base, si può notare che la stessa ha iniziato anche a produrre i primi fiori. I fiori sono davvero molto piccini, fate una proporzione con le dimensioni del mio dito, però vi assicuro che questi col passare del tempo diventeranno sempre più grossi e più belli. Trascorso circa un anno, questo è il risultato che si è ottenuto. 2 giovani piantine che oggi sono ancora molto piccine, ma col passare degli anni cresceranno e con loro anche i fiori, quindi si può affermare senza ombra di dubbio che l'esperimento è stato un successo. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, e già che ci siete dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.